Lezione 1. Iniziative comunitarie. Ehi Anna, ho sentito parlare di questa fantastica iniziativa comunitaria che sta facendo scalpore. Ne hai sentito parlare? No, non credo. Cosa c'è? Sono sempre interessato a conoscere nuovi modi in cui le comunità si riuniscono. Beh, si chiama Women's Institutes. A quanto pare, hanno iniziato in Canada e da decenni lavorano per migliorare la vita delle famiglie contadine. Oh, è meraviglioso. Adoro sentire parlare di organizzazioni di base che stanno facendo una differenza tangibile. Esattamente. Il documentario che ho visto dice che si concentrano su cose come l'istruzione, l'assistenza sanitaria e la difesa delle comunità rurali. È così ammirevole. È bello vedere le donne riunirsi per sostenersi a vicenda e sollevare le loro intere comunità. Sicuramente. E non è solo in Canada, questi istituti femminili si sono diffusi anche in altri paesi. È incredibile. Posso vedere come un'organizzazione del genere possa avere un impatto di così vasta portata, specialmente nelle aree sottoservite. Assolutamente. Il documentario ha davvero evidenziato l'incredibile lavoro svolto nel corso degli anni. È stato davvero stimolante. Lezione 2. Problemi con gli straordinari. Ehi Anna, ho sentito che hai fatto molti straordinari ultimamente. Va tutto bene? Oh, sì, ultimamente è stato un po' pazzesco al lavoro. Ho impiegato molte ore extra per portare a termine questo grande progetto. Accidenti, non sembra divertente. Spero che almeno ti stiano compensando bene per tutto quel tempo extra. Beh, questo è il punto. Non lo sono davvero. Per lo più si tratta solo di straordinari non retribuiti per cercare di rispettare questa scadenza. Cosa? Questo non sembra affatto giusto. Non dovresti lavorare così tanto senza un compenso adeguato. Lo so, ma la squadra è davvero pronta a farlo, quindi sento di non avere molta scelta. Tesoro, non puoi continuare a lasciare che si approfittino di te in questo modo. Il tuo tempo e il tuo impegno meritano di essere apprezzati. Ti capisco, John. Sto solo cercando di essere un giocatore di squadra, capisci? Ma hai ragione, sta iniziando a logorarmi. Capisco il desiderio di dare una mano, ma il tuo benessere deve essere al primo posto. Forse è il momento di parlare seriamente con il tuo capo. Lezione 3. Studenti di lingue. Saluti. Sapete dell'apertura della nuova chiesa in centro? No, non l'ho fatto. Dimmi di più a riguardo. A quanto pare, la comunità voleva un luogo di culto più moderno, così hanno costruito questa bellissima nuova cappella. Questo è interessante. Cosa c'è di diverso rispetto alle chiese più antiche? Beh, per esempio, l'architettura è piuttosto sorprendente. E dicono che i servizi saranno più interattivi e accoglienti. Sembra rinfrescante. È bello vedere la chiesa adattarsi alle esigenze della comunità. Assolutamente. Sono curioso di dare un'occhiata. Vuoi unirti a me questa domenica? Certo, ne sarei felice. Potrebbe essere un bel cambio di passo.
Ottimo, allora è un piano. Vengo a prenderti intorno alle 10 del mattino se per te funziona. Lezione 4. Bug Buddies. Ehi Anna, sapevi che i ragni sono in realtà creature utili? Davvero? Ho sempre pensato che fossero parassiti da evitare. Niente affatto. I ragni svolgono un ruolo importante nel controllo della popolazione di insetti. Mm, suppongo che abbia senso. Che tipo di insetti catturano di solito? Beh, vola per esempio. I ragni aiutano a tenere a bada quelle fastidiose mosche. Ah, capisco. Allora i ragni sono una specie di disinfestazione naturale. Esattamente. Sono molto più vantaggiosi di quanto spesso diamo loro credito. Hai sicuramente cambiato la mia prospettiva sui ragni. Dovrò apprezzarli di più in futuro. Sono lieto di aver potuto far luce su questo. Gli insetti come le mosche possono effettivamente essere molto dannosi, quindi è bene avere ragni in giro. Lezione 5. Indicazioni semplificate. Ehi Anna, conosci il modo più veloce per arrivare alla fermata dell'autobus da qui? Certo, in realtà è piuttosto semplice. Basta andare dritto lungo questa strada per qualche isolato. Ok, ho capito. E poi qual è il passo successivo? Una volta raggiunto l'incrocio, svoltare a destra. La fermata dell'autobus sarà sulla vostra sinistra. Perfetto, sembra abbastanza semplice. Apprezzo molto le chiare indicazioni. Non è affatto un problema. Fammi sapere se hai bisogno di altre indicazioni per spostarti in città. Lo farà. È sempre utile avere un locale amichevole come te che mi indichi la giusta direzione. Assolutamente. Sono felice di condividere la mia conoscenza del quartiere in qualsiasi momento. Ottimo, grazie ancora. Mi assicurerò di ricordare quelle istruzioni per la prossima volta. Lezione 6. Piani per il fine settimana. Ciao Anna, hai qualche programma divertente per il prossimo fine settimana? Non ancora. Sto ancora cercando di capire cosa fare. E tu? Beh, stavo pensando di fare un'escursione o magari visitare il nuovo museo d'arte in centro. Oh, il museo d'arte sembra davvero interessante. Non ci sono ancora stato. È stato appena aperto il mese scorso, quindi sarebbe l'occasione perfetta per dargli un'occhiata. È un'ottima idea. Vorresti andare insieme? Potrebbe essere una gita divertente. Sicuramente, mi piacerebbe la compagnia. Abbiamo intenzione di incontrarci sabato pomeriggio? Sembra perfetto. Lo segnerò sulla mia agenda. Sarà un bel modo di trascorrere il fine settimana. Assolutamente. Non vedo l'ora. Sarà una giornata rilassante e culturale. Lezione 7. Abitudini sane. Ehi Anna, ti sei sforzata di mangiare più sano ultimamente? Sì, ce l'ho. Mantenere una dieta equilibrata è così importante per il benessere generale. Sono d'accordo.
Non è sempre facile, ma i vantaggi sono davvero utili. Sicuramente. Piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza nel modo in cui ti senti. Questo è vero, anche cose come bere più acqua e aggiungere più verdure possono fare molto. Assolutamente. E ridurre gli alimenti trasformati e gli snack zuccherati è fondamentale. Di sicuro. Si tratta solo di trovare quel sano equilibrio. Esattamente. La moderazione è fondamentale. Non devi privarti, basta essere consapevoli. Ben detto. Anch'io cerco sempre di migliorare le abitudini alimentari sane. Lezione 8. Il governo del popolo. Buongiorno. Avete sentito parlare degli ultimi sviluppi nel governo? No. Cosa sta succedendo? Non seguo le notizie ultimamente. Beh, si è parlato molto dell'idea di governo del popolo, dal popolo, per il popolo. È un concetto potente, non credi? Assolutamente. Credo che questo sia il fondamento di una vera democrazia. Le persone dovrebbero avere voce in capitolo su come sono governate. Esattamente. Si tratta di dare ai cittadini la possibilità di plasmare il proprio futuro, piuttosto che lasciarselo dettare. Sono d'accordo. Quando il governo è veramente rappresentativo delle persone, può rispondere meglio alle loro esigenze e aspirazioni. Sicuramente. Si tratta di dare voce alle persone e assicurarsi che i loro interessi siano in primo piano nel processo politico. È un obiettivo nobile, ma può essere raggiunto nella pratica? Ci sono sempre delle sfide quando si tratta di tradurre gli ideali in realtà. Hai ragione, non è un compito facile. Ma credo che se rimaniamo fedeli ai principi della democrazia e teniamo a cuore gli interessi delle persone, possiamo fare progressi. Lezione 9. Protesi mammarie. Ehi, hai sentito parlare dell'ultima tendenza in fatto di chirurgia estetica? No. Qual è l'ultima moda? A quanto pare, molte donne stanno ricevendo protesi mammarie in questi giorni. Davvero? Non avevo capito che fosse una procedura così popolare. Sì, sembra che una sostanza venga impiantata all'interno del seno per ingrandirlo. Molte donne lo stanno facendo. Wow, è un bel cambiamento. Non riesco a immaginare di dover seguire una procedura del genere solo per alterare il mio aspetto. Lo so, è una decisione importante. Ma alcune donne ritengono che aumenti la loro fiducia e autostima. Suppongo che ognuno debba fare ciò che ritiene giusto per sé, purché sia una scelta ben informata. Assolutamente. È una decisione personale che non dovrebbe essere presa alla leggera. Lezione 10. La fusione di PepsiCo. Ehi, hai sentito della fusione tra grandi aziende appena avvenuta? No. Quali sono le ultime notizie su questo fronte? Apparentemente, Frito-Lay si è fusa con PepsiCo per creare una delle più grandi aziende di alimenti e bevande al mondo. Wow, è una fusione enorme. Mi chiedo che impatto avrà sul settore. È una mossa piuttosto significativa.
PepsiCo ora ha un punto d'appoggio ancora più forte nei mercati degli snack e delle bibite gassate. Posso vedere il vantaggio strategico della combinazione di queste due potenze. Deve essere stato un accordo complesso da portare a termine. Sicuramente. Le fusioni di tale portata richiedono molta negoziazione e coordinamento. Immagino che darà a PepsiCo molta più leva sul mercato. Saranno in grado di offrire una grande varietà di prodotti sotto un unico ombrello. Esattamente. È una mossa audace che potrebbe davvero scuotere il panorama del settore. Lezione 11. Trasporto a prezzi accessibili. Ehi, hai sentito parlare di questo nuovo mezzo di trasporto che sta attirando l'attenzione? No, di cosa si tratta? Sono sempre interessato a conoscere nuovi modi per spostarmi. A quanto pare, c'è un nuovo veicolo che in realtà è più resistente di un mulo, ma costa molto meno di un'auto. Questo è intrigante. Che tipo di veicolo è? Non è esattamente un'auto, ma è più avanzata di una tradizionale carrozza trainata da muli o cavalli. E la parte migliore è che è conveniente per molte persone comuni. Mm, sembra piuttosto interessante. Mi chiedo quali potrebbero essere i pro e i contro di questa nuova opzione di trasporto. Bene, da quello che ho sentito, è abbastanza efficiente e affidabile, pur essendo molto più economica di un'automobile tradizionale. È davvero promettente. Un trasporto conveniente e affidabile può fare una grande differenza nella vita delle persone. Esattamente. Potrebbe aprire molte opportunità per chi potrebbe non potersi permettere un'auto. Lezione 12. Il delizioso ristorante di pasta. Ehi, hai provato quel nuovo ristorante di pasta che ha appena aperto in centro? No, non ho ancora avuto modo di dare un'occhiata. Cosa ne hai sentito parlare? Beh, da quello che ho sentito, è noto per servire dei piatti di pasta davvero deliziosi. A quanto pare, il cibo che c'è è in questo mondo. Mm, sembra promettente. Sono sempre alla ricerca di un buon posto dove mangiare pasta. In che tipo di pasta sono specializzati? Da quello che ho capito, offrono un'ampia varietà di stili di pasta, dagli spaghetti classici a creazioni più uniche. E le salse che usano sono deliziose da morire. Mi viene fame solo a pensarci. Mi impegnerò a provarlo presto. Sicuramente. Ho sentito che anche l'atmosfera è davvero accogliente e invitante. A quanto pare, è il posto perfetto per una cena rilassante. Sembra adorabile. A volte è bello godersi un pasto semplice, ma eccezionalmente ben fatto. Esattamente. E con tutte le recensioni entusiastiche, ho la sensazione che questo ristorante sarà un grande successo. Lezione 13. Studenti di lingue. Ehi Anna, hai sentito parlare delle ultime tensioni politiche tra i paesi? Sta diventando piuttosto pazzesco là fuori. Sì, ho seguito attentamente le notizie. È preoccupante vedere paesi che cercano di imporre la propria volontà agli altri. Cosa ne pensi? Non sono sicuro di cosa pensare di tutto questo. Da un lato, capisco il desiderio di sovranità nazionale, ma dall'altro sono preoccupato per la potenziale escalation del conflitto.
Mm, questo è un buon punto. È un equilibrio delicato, vero? Mi chiedo se ci sia un modo per i paesi di risolvere le loro divergenze con mezzi diplomatici anziché con la forza. Hai ragione, la diplomazia è fondamentale. Forse abbiamo bisogno di più cooperazione e dialogo internazionali per trovare soluzioni pacifiche. Sicuramente. Penso che una comunicazione aperta e la disponibilità al compromesso siano essenziali. Altrimenti, potremmo andare incontro a seri problemi. Di sicuro. È una questione complessa, ma spero che i leader coinvolti possano trovare un modo per risolvere le loro divergenze senza ricorrere a misure drastiche. Anch'io. È importante rimanere informati e impegnati su questi problemi globali, anche se a volte possono essere frustranti. Concordato. Grazie per aver parlato di questo argomento. È utile avere punti di vista diversi. Lezione 14. Creazioni culinarie. Ehi Anna, ultimamente sto sperimentando alcune nuove ricette. Ne hai provate di interessanti ultimamente? Oh, è eccitante. Sto cercando di essere più creativa anche in cucina. L'altro giorno ho creato un grembiule davvero unico che mi ha aiutato a rimanere organizzata. Un grembiule, eh? Un'ottima idea. Dovrò cercare di procurarmi uno di quelli. Per quanto riguarda le ricette, ho appena preparato questo fantastico piatto di pasta al pesto. I sapori erano fuori dal mondo. La pasta al pesto sembra divina. Adoro provare nuove ricette di pasta. Hai già provato a preparare il tuo pesto? Ho sentito che è davvero facile e molto meglio di quello acquistato in negozio. No, non ho ancora provato a preparare il mio pesto, ma è un ottimo suggerimento. Dovrò provarci la prossima volta. Hai una ricetta di pesto preferita che mi consiglieresti? Mmm, fammi pensare. Mi piace molto quello con basilico fresco, pinoli, aglio e parmigiano. È così profumato e saporito. Sono sicuro che ti piacerà. Oh, sembra delizioso. Dovrò provarlo. Grazie per i suggerimenti. Cucinare è molto più divertente quando puoi essere creativo. Assolutamente. Sono sempre felice di condividere le mie ricette preferite. Fammi sapere come viene il pesto fatto in casa. Mi piacerebbe sapere delle tue avventure culinarie. Lo farà. Forse possiamo scambiarci qualche ricetta qualche volta. Ne ho ancora un paio nella manica che penso ti piaceranno. Lezione 15. Tensioni territoriali. Ehi Anna, hai sentito la notizia che quella regione sta cercando di separarsi dal paese? Cose pazzesche. Sì, l'ho visto. È davvero preoccupante vedere le tensioni aumentare in questo modo. Mi chiedo cosa stia guidando il desiderio di indipendenza. Da quello che ho capito, è un mix complesso di fattori culturali, economici e politici. La regione si è sentita sottorappresentata e desidera maggiore autonomia. Capisco ha senso, ma temo che la secessione possa portare a ulteriori conflitti. Una volta iniziati i combattimenti, è così difficile fermarli. Sono d'accordo. È una mossa rischiosa che potrebbe destabilizzare l'intera regione. Spero che il governo e i separatisti possano trovare una soluzione pacifica. Anch'io. La negoziazione e il compromesso saranno fondamentali qui.
Nessuna delle due parti può permettersi una guerra totale. Sicuramente. Mi chiedo se una mediazione esterna possa aiutare a riunire le due parti. A volte una terza parte neutrale può fare la differenza. Questo è un buon punto. Un mediatore imparziale potrebbe essere in grado di facilitare un dialogo produttivo e identificare soluzioni reciprocamente accettabili. Esattamente. Questa è una situazione che richiede un tocco delicato. L'escalation delle tensioni non farà bene a nessuno. Lezione 16. Notti stellate. Ehi Anna, hai mai dormito all'aperto e hai guardato il cielo notturno? Ciao John. No, non l'ho fatto. Com'è stato? È incredibile. Sdraiarsi sulla schiena, con le stelle che brillano in alto, ti fa sentire così piccolo e insignificante in questo vasto universo. Wow, sembra davvero tranquillo. A cosa pensi quando sei là fuori sotto le stelle? Rifletto spesso sui misteri del cosmo e mi chiedo il significato di tutto ciò. Credi in Dio? Questa è una domanda profonda. Non ne sono sicuro, ma guardare le stelle mi fa provare un senso di meraviglia e stupore davanti alla grandiosità della creazione. Esattamente. C'è qualcosa di umiliante eppure profondo nel contemplare il nostro posto in questo grande schema di cose. Posso immaginarlo. Deve darti una prospettiva completamente nuova sulla vita e sul tuo scopo. Sicuramente. È un modo meraviglioso per entrare in contatto con la natura e trovare un po' di pace interiore. Lezione 17. Avventure universitarie. Ehi Anna, hai sentito del nuovo programma di borse di studio presso l'Università del New Brunswick? Oh, davvero? No, non l'ho fatto. Di cosa si tratta? A quanto pare, stanno offrendo borse di studio complete agli studenti dell'Università di Acadia. Wow, è incredibile. Mi chiedo perché lo stiano facendo. Penso che faccia parte di una collaborazione tra le due università. Vogliono promuovere lo scambio e la diversità degli studenti nel campus. È una grande iniziativa. Ho sentito che anche la Moncton University offre alcuni programmi interessanti. Oh, davvero? Cosa hai sentito su Moncton? Hanno questo nuovo programma in cui puoi studiare all'estero per un semestre senza pagare tasse extra. Interessante. Potrebbe essere una grande opportunità per gli studenti di esplorare culture diverse. Lezione 18. Clienti abituali e nuovi arrivati. Ehi, vieni spesso qui? Sì, sono un cliente abituale. Adoro questo posto. Lo stesso qui. Sono anni che vengo. Oh, davvero? Cosa ti piace di più? L'atmosfera è così intima e accogliente. E il cibo è sempre delizioso. Sono d'accordo. Anche il menù ha una grande varietà. Sicuramente. Hai un piatto preferito qui? Mm, mi piacciono molto le loro lasagne vegetariane. Che ne dici di te?
Sono una grande fan dei loro sughi per la pasta fatti in casa. La bolognese è la mia preferita. Lezione 19. Creazioni culinarie. Allora, qual è il tuo tipo di salsa preferito? Direi che ho un debole per una bella e ricca salsa di pomodoro. Oh, lo stesso qui. C'è qualcosa di così soddisfacente in una buona salsa di pomodoro. Assolutamente. Niente di troppo speciale, ma dà davvero vita a un piatto. Totalmente. Hai mai provato a preparare la tua salsa di pomodoro? In realtà sì. È sorprendentemente facile una volta capito. Bello. Qual è la tua ricetta segreta? O solo un po' di olio d'oliva, aglio, pomodori freschi e qualche erba aromatica. Niente di troppo elegante. Gnam, sembra delizioso. Forse dovrò provare quella ricetta qualche volta. Lezione 20. Compassione inclusiva. Sai, ho sempre ammirato il lavoro di quell'organizzazione locale. Quella che aiuta le persone bisognose, indipendentemente dal loro background. Sì, esattamente. Fanno un lavoro incredibile per la comunità. Sicuramente. Sono davvero impegnati a fare la differenza. È così stimolante vedere un'organizzazione che non fa discriminazioni. Assolutamente. Aiutano tutti, indipendentemente dalla loro nazionalità, razza o religione. Questo è esattamente ciò che amo di loro. Incarnano il vero spirito di compassione. Assolutamente. Abbiamo bisogno di più organizzazioni del genere nel mondo. Non potrei essere più d'accordo. È un ottimo esempio di come dovremmo trattarci l'un l'altro. Lezione 21. Lezioni intense. Ehi Anna, com'è il tuo programma per questo semestre? Ho sentito che stai seguendo dei corsi intensi. Sì, il mio carico di corsi è piuttosto pesante in questo semestre. Sto seguendo un corso di matematica impegnativo e un impegnativo seminario di scrittura. Wow, sembra un sacco di lavoro. Come stai gestendo tutto? Ad essere onesti, a volte è stato un po' travolgente. Ma sto cercando di rimanere organizzato e di dare priorità al mio tempo. Ammiro la tua dedizione. Posso fare qualcosa per aiutarti a superare questo ostacolo? È così gentile da parte tua offrirlo. Forse potremmo studiare insieme qualche volta? Sarebbe bello avere qualcuno a cui far rimbalzare le idee. Assolutamente, ne sarei felice. Quando sono i tuoi periodi liberi? Potremmo prendere un caffè e prendere appunti di recensione. Sarebbe fantastico. Ho delle aperture il martedì e il giovedì, se per te va bene. Perfetto, pianifichiamo. Sono qui se hai bisogno di altra assistenza. Hai questo. Lezione 22. Piatti durante i viaggi. Ehi Anna, ho notato che ti preoccupi sempre di esplorare la cucina locale ogni volta che viaggiamo. Quali sono stati alcuni dei tuoi piatti preferiti che hai provato? Ah sì,
Adoro immergermi nella cultura del cibo di posti nuovi. Un piatto che mi ha davvero colpito è stata la paella che ho mangiato in Spagna. La miscela di riso, frutti di mare e verdure allo zafferano era semplicemente paradisiaca. Oh paella, sembra deliziosa. Ho sempre voluto provarlo. Quali altri pasti memorabili hai mangiato durante i tuoi viaggi? Beh, il pad thai in Thailandia era fuori dal mondo, il perfetto equilibrio tra sapori dolci, aspri e speziati. E il sushi fresco in Giappone? Non credo che assaggerò mai più niente di così buono. Ora mi hai davvero fatto venire l'acquolina in bocca. Mi viene fame solo pensando a tutti quei piatti incredibili. Quale pensi sia stata la cosa più unica o insolita che hai provato? Mm, dovrebbero essere gli scorpioni alla griglia che ho mangiato in Cina. Un po' croccante, ma sorprendentemente gustoso. Anche se non sono sicuro che lo ordinerei di nuovo. Scorpioni alla griglia? Wow, sei davvero avventurosa con il tuo cibo. Non so se potrei essere così coraggiosa. Ma è fantastico che tu sia così aperto a provare cose nuove. Ah, sì, mi piace spingere un po' oltre i limiti. Ma dovresti unirti a me la prossima volta. Scommetto che potrei farti provare qualcosa di davvero fuori dal comune. Ah, lo vedremo. Sono già abbastanza colpito dalle tue imprese culinarie. Forse possiamo iniziare a domare e avvicinarci agli scorpioni. Lezione 23. La scena artistica di Stratford. Ehi Anna, sapevi che Stratford, Ontario, non è sempre stata famosa per le arti? Davvero? Ho sempre pensato che fosse un centro per il teatro e le arti dello spettacolo. Per cosa era conosciuta originariamente? Che ci crediate o no, non si conosceva affatto. Era solo una piccola città fino a quando un irlandese di nome Tom Patterson vi fondò lo Stratford Shakespeare Festival nel 1952. Wow, è affascinante. Quindi ha trasformato Stratford da solo in una destinazione artistica? Praticamente. Patterson aveva l'idea di creare un festival teatrale shakespeariano di livello mondiale, proprio nel cuore dell'Ontario rurale. È incredibile. Non riesco a immaginare Stratford senza il festival adesso. Allora deve essere stato un rischio e un'impresa enormi. Assolutamente. All'epoca, Stratford era a malapena sulla mappa. Ma Patterson convinse la città a costruire un teatro, e il resto è storia. Quindi il festival ha davvero messo Stratford sulla mappa come centro artistico e culturale. È una svolta incredibile per una piccola città. Sì, è una storia davvero notevole. La visione e la determinazione di Patterson hanno completamente trasformato l'identità di Stratford. Ora è una delle principali destinazioni teatrali al mondo. Lezione 24. Aiutare gli altri. Ciao Anna, ho notato che stai aiutando molte persone ultimamente. È davvero gentile da parte tua. Sì, cerco di aiutare gli altri ogni volta che posso. Anche se non fanno parte del mio gruppo immediato, credo che sia la cosa giusta da fare. Sono d'accordo. Nella nostra cultura individualista, le persone sono spesso disposte a fare di tutto per aiutare gli estranei. Esattamente. Penso che parli della nostra comune umanità. Siamo tutti coinvolti, dopo tutto. Assolutamente.
Ti è mai capitato che qualcuno ti aiutasse inaspettatamente quando ne avevi bisogno? Sì, alcune volte in realtà. È sempre un'esperienza così commovente. Posso immaginarlo. Ripristina la tua fiducia nelle persone, vero? Lo fa davvero. Cerco di pagarlo in anticipo ogni volta che posso. È fantastico. Il mondo potrebbe aver bisogno di più persone come te. Lezione 25. Cottura al forno. Ehi Anna, sto cercando di cuocere una torta, ma non sono sicuro di come usare correttamente il forno. Nessun problema. Il forno è il luogo in cui avviene la magia quando si tratta di cuocere. Puoi spiegarmelo? Voglio assicurarmi di non rovinare tutto. Certo, è facile. Per prima cosa, preriscalda il forno alla giusta temperatura per la tua ricetta. Ok, ho capito. Allora cosa? Quindi, fai scorrere delicatamente la tortiera nel forno. Assicurati che sia livellato in modo che cuocia in modo uniforme. Fantastico, e per quanto tempo lo lascio? Dipende dalla ricetta, ma di solito 30-45 minuti per una torta semplice. Ottimo, metto un timer. C'è altro che dovrei tenere a mente? Lezione 26. Camera d'albergo disponibile. Ehi Anna, ho appena chiamato l'hotel e mi hanno detto che hanno una camera doppia disponibile. Una camera doppia? È perfetto, possiamo condividerlo. Mi sembra una buona idea. Allora andiamo avanti e prenotiamo? Sì, facciamolo. Sono felice di fare una piccola vacanza insieme. Anch'io. Sarà un bel cambio di ritmo rispetto alla nostra solita routine. Assolutamente. Una camera doppia significa che ognuno può avere il proprio letto. Buon punto. Sarà più comodo che condividerne uno completo. Esattamente. Sarà un viaggio divertente, lo so e basta. Non vedo l'ora, prenotiamo subito quella camera. Lezione 27. Fare la spesa. Ehi Anna, vado a fare la spesa. Hai bisogno di qualcosa? Sì, potrei usare dei pomodori e dei funghi. Capito, c'è altro? Oh, e anche dell'aglio e delle cipolle. Eccellente, mi assicurerò di prendere tutto. Grazie, sei il migliore. Grazie davvero che tu li abbia raccolti per me. Nessun problema, felice di aiutarti. So quanto ti piace cucinare con questi ingredienti. Sicuramente, sono i prodotti base della mia cucina. Grazie ancora, John. Siete i benvenuti. Tornerò presto con la tua spesa. Lezione 28. Comprare gli ingredienti. Ehi Anna, vado al mercato a comprare degli ingredienti per la cena di stasera. Hai bisogno di qualcosa? Ciao John, è fantastico. Potrei usare dei pomodori e dei funghi per l'insalata che sto preparando.
Ok, nessun problema. Vado a prenderli. Ti serve altro? Mm, penso di aver bisogno anche di aglio e cipolle per il sugo per la pasta. Capito. Anche aglio e cipolle. Qualcos'altro? Non credo. Dovrebbe essere tutto. Grazie per averli raccolti per me. Suona bene. Mi assicurerò di prenderli tutti. Ci vediamo dopo. Fantastico. Lo apprezzo. Divertiti al mercato. Lo farò, ciao. Lezione 29. Discutere degli eventi attuali. Buongiorno Anna, hai ricevuto la notizia stamattina? Sì, ho guardato il telegiornale. C'erano delle storie interessanti. Cosa ne pensi dei titoli principali? Ho trovato il rapporto sui nuovi progressi tecnologici piuttosto affascinante. D'accordo, le innovazioni di cui hanno parlato sembrano davvero promettenti. E anche l'aggiornamento sul progetto della comunità locale è stato incoraggiante. Sicuramente, è bello vedere questo tipo di iniziative fare la differenza. Assolutamente sì. La notizia ha avuto un buon mix di aggiornamenti importanti oggi. Sono contenta che siamo rimasti entrambi informati. È sempre utile parlare degli eventi attuali. Lezione 30. Interessante discorso tecnico. Ehi Anna, hai sentito parlare di quella nuova app di cui tutti parlano? Apparentemente, è davvero sicuro e ha ottime recensioni. Oh, non ne ho sentito parlare. Di cosa si tratta? Bene, da quello che ho letto, è un'app di messaggistica sicura che afferma di proteggere la tua privacy. Dicono che utilizzi una crittografia avanzata. Sembra interessante. Sai se è effettivamente sicuro? Ho sentito che alcune app fanno grandi affermazioni ma non sempre danno risultati. Sì, questo è un buon punto. Non sono sicuro di quanto siano affidabili le dichiarazioni di sicurezza. Ma le recensioni sembrano abbastanza positive finora. Mm, potrei doverlo approfondire. Sai se è gratuito o c'è un costo di abbonamento? Penso che sia scaricabile gratuitamente, ma potrebbero esserci alcune funzionalità premium che richiedono un abbonamento. Dovrò ricontrollare i dettagli. Ok, ottimo. Fammi sapere cosa scopri. Sono sempre alla ricerca di app di messaggistica sicure e facili da usare. Lo farà. Ti invierò il link in modo che tu possa verificarlo tu stesso. Potrebbe valere la pena provarlo. Lezione 31. Forza lavoro diversificata. Ehi Anna, hai visto che la nuova società sta assumendo? No, non ne ho sentito parlare. Che tipo di azienda è? È una startup tecnologica che sta cercando di creare una forza lavoro diversificata. Dicono di voler assumere sia impiegati che operai. Questo è interessante. Sai per che tipo di ruoli stanno assumendo? Da quello che ho visto, stanno cercando un mix di posizioni tecniche e non tecniche. Tutto, dagli ingegneri del software ai rappresentanti del servizio clienti.
È bello vedere un'azienda che cerca di creare un team diversificato. Penso che possa davvero aumentare il morale e l'innovazione quando si hanno persone con background e competenze diversi. Sicuramente. E si rivolgono specificamente ai giovani professionisti, uomini e donne. È una mossa intelligente. Attingere a quel pool di talenti può davvero dare loro un vantaggio competitivo. Esattamente. Forse dovrei controllare le loro offerte di lavoro e vedere se c'è qualcosa che si adatta alle mie capacità. Lezione 32. Valorizzare le abilità. Ehi Anna, hai visto quel nuovo annuncio di lavoro per quell'azienda che cerca di creare un team diversificato? Sì, l'ho fatto. Sembra un'opportunità davvero interessante. Sicuramente. Sono rimasto particolarmente colpito dal modo in cui stanno cercando di attirare sia gli impiegati che gli operai. Questo è un ottimo approccio. Dimostra che apprezzano davvero le diverse competenze e abilità che le persone mettono in campo. Esattamente. Inoltre, penso che possa davvero sollevare il morale quando le persone si sentono apprezzate per il loro contributo unico. Assolutamente. Non si tratta solo di avere una forza lavoro diversificata, ma anche di creare una cultura inclusiva in cui tutti sentano di appartenere. Esattamente. E il fatto che si rivolgano sia agli uomini che alle donne nella fascia demografica dei giovani professionisti è un'altra mossa intelligente. Sicuramente. Sembra che stiano davvero cercando di costruire una squadra a tutto tondo in grado di offrire molte prospettive diverse. Sì, darò sicuramente un'occhiata più da vicino alle loro offerte di lavoro. Questo sembra il tipo di azienda di cui vorrei far parte. Lezione 33. Scegliere le tessere. Ehi Anna, com'è andata la giornata a scegliere le piastrelle per la ristrutturazione del bagno? Oh, ci è voluto un po' più di quanto mi aspettassi, John. C'erano così tante opzioni tra cui scegliere. Sì, immagino che sarebbe una decisione difficile. Hai avuto difficoltà a restringere il campo? Alcuni, in realtà. Volevo qualcosa che si adattasse allo stile della mia casa, ma che fosse anche resistente e facile da pulire. Sembra che tu abbia avuto molti fattori da considerare. Quale è stato il fattore decisivo? Alla fine, ho scelto una classica piastrella della metropolitana. Ha controllato tutte le caselle e penso che sarà perfetto. Ah sì, la piastrella della metropolitana è una scommessa sicura. Ottima scelta. Il processo di selezione è stato stressante? Un po'. Ad essere onesti. Volevo assicurarmi di aver scelto le piastrelle perfette, capisci? Ma sono contento del risultato finale. Questo è ciò che conta di più. A patto che tu sia soddisfatto di come è andata a finire. Lezione 34. Dilemma del dovere e della giuria. Ehi Anna, ho sentito che sei stata chiamata in giuria di recente. Com'è andata? Oh, è stata una bella esperienza, John. In realtà sono stato licenziato senza una buona ragione. Davvero? Davvero frustrante. Non è uno dei principi chiave del sistema di giuria che tutti dovrebbero rispettare? Esattamente. Ero un po' arrabbiata, ad essere sinceri. Volevo adempiere al mio dovere civico.
Wow, che peccato. Ti hanno dato una spiegazione chiara per averti licenziato? Non proprio. Hanno solo detto che non avevano bisogno di me per quel caso particolare. Mi è sembrato ingiusto. Non sembra giusto. Le giurie dovrebbero essere rappresentative della comunità. È quello che pensavo. Sono rimasta delusa di essere stata licenziata, soprattutto senza una buona ragione. Posso immaginarlo. Il dovere di giuria potrebbe non essere la cosa più eccitante, ma è una parte importante del nostro sistema legale. Lezione 35. Apprezzare l'assistenza sanitaria universale. Buongiorno, l'altro giorno ti ho sentito parlare del dottor Beffun e delle sue opinioni sull'assistenza sanitaria. Oh sì, è vero. Il dottor Norman Bethune era un medico canadese che rimase molto colpito dal sistema sanitario finanziato dal governo nella Russia comunista. Ah, capisco. Ed era sconvolto dal fatto che il Canada non avesse adottato un modello sanitario universale simile all'epoca, giusto? Esattamente. Bethune sosteneva fermamente un sistema sanitario pubblico in Canada, ma all'epoca il governo non era favorevole alle sue idee. Questo è interessante. Mi chiedo come sarebbero andate le cose se il Canada avesse abbracciato prima l'assistenza sanitaria universale. È possibile che il nostro sistema sanitario sia ancora più solido oggi. Bethune era davvero in anticipo sui tempi in questo senso. Sì, è un peccato che non abbiano ascoltato la sua visione. Pensa che anche il pubblico canadese fosse contrario a quell'idea? Da quello che ho letto, c'era sicuramente un certo scetticismo e resistenza, soprattutto da parte della comunità medica dell'epoca. Capisco come sarebbe una transizione impegnativa. Ma guardando ai sistemi sanitari nei paesi con copertura universale, sembra che nel lungo periodo abbia dato i suoi frutti.